Su un montacarichi di massa 16 kg si trova una bilancia da cucina di massa 3 kg. Sul suo piatto viene appoggiato un pacco di zucchero di 1 kg. Il montacarichi viene tirato verso l'alto con una forza di 220 N. Trascura l'effetto dell'aria. Che valore indica la bilancia? Allora, andiamo a schematizzare quello che ci dice il problema. Quindi c'è un montacarichi tirato verso l'alto e sopra il montacarichi c'è una bilancia dove sopra c'è 1 chilogrammo di zucchero. Abbiamo che il montacarichi pesa 16 kg, la bilancia ne pesa 3 e lo zucchero, la massa dello zucchero è uguale a 1. Ora abbiamo senz'altro due forze, una è la forza peso e l'altra è la forza di trazione. Allora, facciamo alcune considerazioni. Innanzitutto, se la forza di trazione fosse uguale alla forza peso, il montacarichi sarebbe fermo, quindi sarebbe immobile, e se fosse immobile potremmo dire che all'interno del montacarichi avremo le condizioni per avere un sistema di riferimento inerziale. In un sistema di riferimento inerziale potremo misurare appunto la massa dello zucchero, che corrisponderebbe a 1 chilogrammo. Avremmo senz'altro che la forza peso sarebbe uguale a 1 kg di zucchero per 9,8, sarebbe l'accelerazione di gravità G uguale a 9,8 Newton. Questo se il montacarichi fosse fermo. Però non ci viene detto questo, ci viene detto che il montacarichi viene tirato verso l'alto con una forza di trazione pari a 220 Newton. Bene, andiamo a vedere qual è l'accelerazione dovuta alla forza di trazione di 220 Newton. Quindi applichiamo il secondo principio della dinamica, F uguale ma. Sappiamo che la forza è 220 Newton, che è uguale alla massa. Qual è la massa? La massa è quella del montacarichi, 16 kg, più 3 della bilancia, più 1 dello zucchero per A. Bene, a questo punto determiniamo l'accelerazione, è uguale a 220 diviso 20 kg uguale a 11 metri fratto secondo quadrato. Ci facciamo ora questa domanda: che corrispondenza c'è fra un chilo di zucchero sottoposto a un'accelerazione di 11 metri fratto secondo quadrato e un chilo di zucchero sottoposto a un'accelerazione di 9,8 metri secondo se fosse in un sistema di riferimento inerziale? Vorrebbe dire che la forza a cui è sottoposto il nostro chilo di zucchero in un sistema di riferimento non inerziale è data da 1 kg per 11 metri fratto secondo quadrato uguale 11 Newton,
che se fosse questa forza, se fosse all'interno di un sistema di riferimento inerziale, avremo che 11 newton uguale una massa per 9,8 metri fratto secondo quadrato, che corrisponderebbe al nostro valore di G. Quindi la massa sarebbe data da 11 newton diviso 9,8 metri fratto secondo quadrato uguale 1,1 kg. Quindi in un sistema di riferimento inerziale 1 kg corrisponde a 1 kg dato dalla forza peso di 9,8 newton. Mentre in un sistema di riferimento non inerziale, in questo caso in cui la forza è di 11 newton, avremo una massa corrispondente data dal rapporto fra 11 newton diviso l'accelerazione di 9,8 metri fratto secondo quadrato, che corrisponde a 1,1 kg.